Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme dei deliziosi calzoni baciati. L'impasto ben idratato è semplice e alla portata di tutti, inoltre lo prepariamo interamente a mano. Per quanto riguarda il ripieno, lascio a voi la scelta. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per realizzare il nostro impasto abbiamo bisogno di farina 0 con 12 grammi di proteine, acqua fredda di rubinetto, lievito di birra fresco e sale. Come al solito tutti i pesi li trovate scritti in info box sotto il video. Prima di tutto verso il lievito nel contenitore dell'acqua e lo faccio sciogliere. Ora versiamo acqua e lievito nella ciotola della farina. Stiamo dando al nostro impasto un'idratazione del 70%. Adesso lavoriamo inizialmente con un cucchiaio di legno. E aggiungiamo il sale. Lavoriamo a mano. L'impasto inizialmente è appiccicoso, ma l'importante è non aggiungere altra farina. Io sto lavorando a mano, ma se vorrete potrete lavorare in planetaria. Per il momento basta così, sono sufficienti 2 minuti inizialmente, perché ora l'impasto deve riposare. Copro la ciotola con un panno morbido e pulito e lascio riposare il mio impasto per 15 minuti. Dopo il breve riposo riprendiamo il nostro impasto. Possiamo già vedere come è cambiata completamente la sua struttura. Vedete? Ha già acquisito elasticità con pochissimi minuti di riposo. Adesso una spolveratina di farina sul piano di lavoro e rovesciamo l'impasto sul piano. E ora lo lavoriamo per pochi minuti energicamente, allungandolo e piegandolo. Eccolo qui, il nostro impasto, vedete? Dopo 3 minuti possiamo metterlo in una ciotola leggermente unta di olio, chiudiamo la ciotola con la pellicola e lasciamo l'impasto raddoppiare di volume. Il nostro impasto ha raggiunto un'ottima lievitazione. Nel mio caso, alla temperatura di 24 gradi, ha impiegato 2 ore e mezza. Ora dobbiamo spolverare un pochino di farina sul piano di lavoro e rovesciamo l'impasto sul piano.
questo punto dividiamo l'impasto . Io ho realizzato 4 panetti e ora chiudiamo uno a uno tutti e 4. Ora spolveriamo un pochino di farina sui panetti e così a temperatura ambiente lasciamo riposare i panetti per 20 minuti. Li copriamo però con un tovagliolo. Ecco come sono cresciuti i nostri panetti dopo 20 minuti di riposo. Ora dobbiamo semplicemente spianarli, come se dovessimo fare delle pizze. Una volta spianato il primo panetto, dobbiamo mettere olio extravergine di oliva . Spennelliamo. Dobbiamo spennellare anche i bordi. E adesso chiudiamo a metà. Così. E il primo dei nostri calzoni baciati è pronto, quindi lo prendiamo e lo mettiamo su una teglia. Prendiamo un altro panetto e ripetiamo esattamente la stessa cosa. Spennelliamo. Chiudiamo. Facciamo pressione. Ora solleviamo anche questo calzone e lo mettiamo in teglia. I primi 2 calzoni sono in teglia e poi procedo a stendere e formare anche gli altri. Ora cuociamo i nostri calzoni baciati in forno ventilato preriscaldato a 250 gradi per 8-10 minuti massimo. Eccoli qui, i nostri calzoni dopo 10 minuti esatti di forno.
Adesso dobbiamo lasciarli intiepidire leggermente e poi possiamo farcirli a nostro piacere. Mentre attendiamo, mettiamo un pochino di olio sulla superficie e lo spennelliamo di nuovo. Adesso possiamo procedere alla farcitura, sono ancora bollentissimi, vedete il vapore? Io ne farcisco uno in modo classico con pomodoro e mozzarella. E richiudiamo. Qui mettiamo delle erbette di campo saltate in padella e scamorza affumicata. E ora possiamo portare di nuovo i nostri calzoni in forno e sempre alla temperatura di 250 gradi li lasciamo andare per 3-4 minuti al massimo. Eccoli qui, appena sfornati e pronti per andare in tavola. Adesso li mettiamo su un piatto da portata. I nostri calzoni baciati sono pronti per essere gustati, sono semplici da preparare ma davvero incredibilmente buoni. Inoltre il guscio senza farcitura possiamo prepararcelo anche con un leggero anticipo. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che i miei calzoni siano stati di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.